Immagina di non poter dire a nessuno chi ami. Immagina che un semplice gesto come tenersi per mano possa costarti la vita. My name is Robin Hammond. I am a photojournalist, a human rights campaigner. Con la sua macchina fotografica ha girato e continua a girare il mondo visitando paesi in cui l'omosessualità è ancora illegale. Several years ago, I made it my life's mission to tell the stories of people like Bujay. Stories of people who have been denied their rights and silenced by their societies. In oltre 60 paesi del mondo l'amore tra persone dello stesso sesso è ancora un crimine e spesso la pena è la prigione, la tortura o persino la morte. In Russia non esiste alcun tipo di tutela, parlare di diritti LGBT è propaganda illegale. Secondo il legislatore dovrebbe essere consentito parlare di LGBT solo in modo negativo. In Cecenia si parla persino di una vera e propria purga gay, ovvero delle sparizioni forzate, torture e uccisioni da parte delle autorità. Mi hanno trascinato fuori dalla macchina, hanno cominciato a picchiarmi e umiliarmi, mi dicevano che i gay in Cecenia non devono esistere. In Congo le relazioni non sono vietate per legge, ma le persone vengono abbandonate dalle famiglie, escluse dal lavoro e persino dalla società. Mentre in Iran l'omosessualità è un crimine capitale. È da questa ferita che nasce il progetto fotografico Where Love is Illegal. Where Love is Illegal is a platform for telling LGBT stories of survival from around the world. Hammond ha viaggiato in molti di quei paesi raccogliendo ritratti e testimonianze di uomini e donne perseguitati solo per aver amato. He's covering his face because he's afraid. In fact, Bujay isn't really his name. He asked that we hide his identity because who he is means he can be put to death. Buje viene dal nord della Nigeria, è stato arrestato, torturato in prigione e frustato dentro un tribunale. But the community in which they lived were not satisfied with the verdict. They waited outside the courtroom, armed with rocks, intending to stone Bujay and other young men to death. Tutto questo perché all'età di 19 anni venne scoperto insieme ad un altro ragazzo. Come quella di Buje sono centinaia le storie che Hammond ha documentato e raccolto dal 2015, fondando l'associazione Witness Change. C'è chi, come Emine, dalla Tunisia ha subito violenze familiari e è fuggito dopo essere stato detenuto dalla polizia per il proprio orientamento sessuale. Ratib, uomo gay siriano, dopo un matrimonio fallito è stato minacciato di morte e brutalmente arrestato e picchiato dalla polizia solo per essere stato visto con il suo compagno. Costretto a fuggire, ha lasciato il suo panificio e si è rifugiato in Libano, dove però continua a vivere nella paura. Queste persone hanno scelto di farsi vedere, nonostante il pericolo. Una fotografia per loro può significare persecuzione, arresto e persino la morte. Per questo Robin ha usato una Polaroid, lasciando a ciascuno la possibilità e la volontà di distruggere l'immagine se volevano. Ma quasi nessuno lo ha fatto, perché per la prima volta avevano il controllo. Scegliere la posa, i vestiti, se mostrare o meno il volto e accompagnare al ritratto la loro storia. È così che Jessie, giovane donna transgender sopravvissuta a violenze e tentativi di omicidio da parte della sua stessa famiglia, ha deciso di coprirsi il volto con una sciarpa, ma di guardare lo stesso in camera con orgoglio. Forte, fiera, potente, non più vittima, ma padrona della propria immagine. Where Love is Illegal non è solo un archivio di dolore, ma un grido collettivo. Pubblicare queste storie online ha creato una comunità globale, un mosaico fatto di volti e di racconti. Il progetto oggi si estende all'intera comunità LGBT. L'associazione infatti ha deciso di coinvolgere non solo i paesi in cui l'omosessualità è un crimine, ma anche quei paesi in cui a livello legislativo non ci sono i pieni diritti e a livello umano non c'è piena tolleranza. Discriminazione e odio colpiscono anche laddove l'amore non è vietato dalla legge. Raccontare significa sopravvivere, significa gridare al mondo: noi esistiamo, nonostante tutto. The power of authentic personal stories is that they have the potential to break down the barriers that divide. Barriers of race, religion, nationality, distance, gender, sexuality. They have the power to have us see the person and not just a label. And it is my belief that when we see the person, we can see what connects us. Queste storie ci parlano di coraggio, persone che si espongono rischiando la propria vita per far conoscere la verità davanti ad una fotocamera. Se pensi che queste storie non debbano restare in silenzio, vai sul sito del progetto e leggi tu stesso le testimonianze di questi ragazzi. Quello che racconta Where Love is Illegal resta quasi invisibile in Italia. Nessuno ne parla davvero. Ci mandiamo questi signori a morire a fronte. Ditemelo voi. Ma il gay come si riconosce? Io li chiamo
Però Oppure, questo no, questa a casa mia è una schifezza. Tutti sembrano parlare di omosessualità solo quando fa notizia o indignazione. Per questo, se ti va, condividi il video per diffondere il lavoro di Robin Hammond e della sua associazione. È un progetto che ha un valore immenso e che può fare veramente la differenza. Perché la lotta per i diritti non finisce finché l'amore, ovunque, non sarà davvero legale e accettato. Bwentyo nesigala mu bbanga naye Mukama kye ndabye teweerabira saamanya buli kyo ne mbamulamu Mukama nanjagalako nange kati raba n'abaana baali badduse ku luno bakomawo weewunye